Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Ci troviamo ad Asti, o meglio a Buttigliera d'Asti, per la tappa del campionato italiano RSC, ovvero il campionato italiano Rally Slot. Quest'oggi, sabato 18 ottobre, andranno in scena due categorie. Si inizierà con la 2VD e poi subito al seguito la categoria Classic. Come sempre, prima di iniziare il tutto, andiamo a farci un giro sulle speciali per farvi vedere un po' più da vicino quale sarà il teatro di battaglia dei vari concorrenti. Una delle novità di questo slot rally astigiano è questa pista interamente costruita con pezzi della Policar. Come sarà? Nessuno lo ha ancora provata, nessuno lo sa, per cui questa gara sarà sicuramente un ottimo banco di test. Ma visto che è una novità un po' per tutti, spostiamoci un po' più da vicino e guardiamo come è stata costruita più nel dettaglio. Come vedete ragazzi, i pezzi della Policar sono praticamente identici a quelli della Ninco. Abbiamo diverse curve, qui abbiamo installato l'R1 e l'R2, poi chiaramente i rettilinei, i mezzi rettilinei, e per fare i giri di ritorno abbiamo utilizzato gli adattatori sempre Policar che vanno ad incastrarsi con i pezzi di pista della Ninco, in modo tale da avere anche la possibilità di andare ad aggiungere pezzi di quest'altra marca di pista. Chiaramente sarà molto interessante riuscire a capire il grip di questa nuova texture di questa pista e soprattutto come si adatteranno le macchine al nuovo fondo utilizzato. E chiaramente mentre si stanno svolgendo le operazioni preliminari, quindi le iscrizioni, la consegna dei numeri, i piloti sapranno dove sono inseriti nelle varie batterie di gara, gli altri iniziano già a confrontarsi con le speciali, iniziano ad osservare da vicino quali saranno i passaggi magari un po' più ostici da affrontare poi in gara. Questa ad esempio è una delle speciali più ostiche che i piloti dovranno affrontare. Si tratta della speciale Ride. Infatti dopo un brevissimo tratto di asfalto la pista tende a scendere e si incontreranno i pezzi Ninco Ride. Quelli con i maggiori ostacoli, dove se le vetture non saranno perfettamente preparate incontreranno qualche problema. E poi come sempre ragazzi ci sarà la parte neve, quindi la parte un po' più scivolosa del tracciato. Anche in questo caso i piloti dovranno fare i conti con le proprie doti di guida. Dopo la partenza infatti tutti i concorrenti dovranno iniziare a salire nella parte innevata, che sono sicuro potrà mettere in difficoltà quelli un po' meno allenati. Ragazzi, e poi parliamo del sistema di cronometraggio, perché qui abbiamo infatti una versione totalmente automatizzata di tutto quello che è la presa dei tempi per ogni singolo pilota. Il pilota arriverà nella sua postazione di comando, avrà una chiavetta RFID che corrisponderà al numero di gara, la passerà al fianco del cronometro ed il cronometro riconoscerà il concorrente che si appresta a fare la speciale. A questo punto verrà schiacciato il pulsante di avvio, una serie di LED indicherà al pilota quando potrà partire. Si effettueranno i giri di gara e al termine il tempo verrà automaticamente inviato, schiacciando un pulsante, al sistema di cronometraggio generale. La vera novità è anche il fatto di poter consultare la classifica praticamente in tempo reale, sia tramite computer con un apposito link ad un website, ma anche attraverso un'app direttamente dal proprio cellulare. Quindi sapremo praticamente in ogni momento la nostra reale posizione. Ragazzi, come vedete ci sono anche in questa gara rally qualche bellissima novità, come ad esempio questa Fiat Ritmo Abarth. E non poteva certo mancare anche una bellissima novità di casa Slot It.
Parliamo infatti della BMW M3, qui in versione rally, apprezzata da tutti i concorrenti in gara. Se volete saperne di più su questa bellissima slot car, in descrizione trovate il link diretto al video sull'unboxing di questo modello. Nel frattempo sono anche partite le prime verifiche tecniche, dove i concorrenti si avvicineranno al tavolo della commissione tecnica, monteranno le gomme che vengono fornite per le due categorie della giornata di sabato e poi potranno effettuare lo shakedown sulla pista Polycar prevista per questa mattina. Ed eccoci impegnati con i primi piloti che provano le vetture sullo shakedown, che ricordiamo è una pista interamente Polycar. Nello shakedown è possibile regolare la corrente, la tensione, regolare il pulsante e capire un po' come va la propria vettura per poi adeguarsi a tutto il resto delle speciali. In questa gara stigiana presenti anche due membri del Jolly Club di Cantalupa che per la prima volta si stanno approcciando ad una gara RSC. Saranno sicuramente osservati speciali vista la loro grande preparazione già riconosciuta in ambito pista. E adesso, dopo l'effettuazione da parte di tutti i concorrenti dello shakedown, le batterie si divideranno naturalmente a sorteggio nelle varie speciali e si parte con il rally vero e proprio.
Allora ragazzi, è finita la 2VD, adesso cosa succede? I piloti andranno nuovamente sul tavolo della commissione tecnica, sposteranno le gomme dalla 2VD, le metteranno sulla Legend e si ripartirà nuovamente con lo stesso ordine della batteria anche per questa seconda gara di giornata. Ciao ragazzi, domenica mattina qui a Buttigliera d'Asti sta per iniziare la seconda giornata della tappa astigiana dell'RSC. Questa mattina, come vi dicevo, in gara ci sono le 4 VD, i piloti sono già al banco delle verifiche tecniche per montare le gomme sulle proprie vetture e tra breve tutti i piloti inizieranno ad affrontare le varie speciali di gara. Nella giornata di ieri le due categorie sono state decisamente combattute perché tutti i piloti avevano le carte in regola per puntare alla vittoria. Ne è scaturito quindi un bellissimo duello, soprattutto nella prima batteria, perché nessuno fino all'ultima speciale ha voluto cedere. Rimanete, mi raccomando, fino alla fine del video perché vedremo chi sarà stato il più veloce di tutte le due categorie. Qualche pilota è arrivato solamente questa mattina, quindi sta iniziando a prendere confidenza con le speciali, le osserva e cerca di capire e annotarsi quali possono essere i punti critici. Tutti gli altri invece hanno già potuto provare tutti i vari tratti cronometrati con le due categorie della giornata di ieri. Come sempre al via della gara si effettuerà lo shakedown su ogni speciale, ogni batteria lo effettuerà direttamente sulla speciale di appartenenza, cioè sulla speciale sulla quale partirà, e poi la gara entrerà definitivamente nel vivo.
Finita da pochi istanti la categoria 4VD, i concorrenti sono già al banco delle verifiche tecniche, cambieranno le ruote da questa vettura che hanno appena utilizzato in gara sulla nuova vettura che poi utilizzeranno nel primo pomeriggio. Ripetiamo che sono due le classificazioni, avremo VRC e VRC Plus a seconda dell'utilizzo della 208 di Scale Auto oppure di un'altra normalissima vettura presente nell'elenco. I concorrenti come sempre effettueranno un giro di shake, ma questa volta avranno le ruote già utilizzate, quindi a ruote consumate. La categoria è sicuramente una categoria superiore rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso, è forse la categoria regina di tutto l'evento, quindi i piloti arriveranno ai blocchi di partenza con il coltello fra i denti pronti a vendere cara la pelle. Come sempre andiamo a dare un'occhiata sulle speciali e andiamo a fare un piccolo recap anche di quello che succederà in quest'ultima gara della giornata. Ragazzi, gara finita, come sempre entusiasmante, adesso ci saranno le premiazioni della giornata per tutte le categorie che sono state in gara, qualche premio a sorteggio gentilmente offerto da BRM Revoslot e poi tutti a casa, e l'appuntamento è chiaramente per il prossimo anno, sempre con il campionato RSC. Ma prima non dimenticatevi la tappa finale che si svolgerà nello Slot Club del Tuscany a fine novembre. E archiviamo così anche questa penultima tappa del campionato Rally RSC.
Per me, devo dire, una 2 giorni abbastanza positiva. Ho navigato più o meno sempre attorno alla 10ª posizione, buona come sempre la mia prestazione nella 4VD, forse la categoria in cui riesco a esprimermi un po' meglio. Le macchine hanno sicuramente bisogno di un aggiornamento. Io manco da un po' dalle gare di RSC, ne ho saltate un paio e questa cosa si fa un po' sentire, perché come dico sempre, poter correre, poter continuare a confrontarsi con i propri avversari aiuta sicuramente a mantenere il passo da una parte, ma anche a crescere e ad avere sempre delle vetture super performanti. Adesso l'appuntamento, come già detto, sarà allo Slot Club del Tuscany, che organizzerà la finale. Lì sapremo esattamente chi saranno i vincitori di tutte le categorie. E se anche voi avete un po' l'acquolina in bocca e volete partecipare a qualche gara di rally slot, mi raccomando, guardate sempre il sito RSC, il sito dedicato alla specialità del campionato italiano rally, perché è aggiornato e il calendario, come ogni anno, esce già nel mese di dicembre per l'anno successivo, quindi avrete già la possibilità di andare a fissare sul calendario tutte le date per la vostra partecipazione. Io come sempre vi saluto, vi chiedo di mettere un commento e un like se avete trovato il video interessante e noi ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.